Continua il nostro percorso sulle strutture linguistiche che servono per interagire in modo cortese in italiano. Nel primo video di questo percorso abbiamo visto la differenza tra il pronome tu e il pronome di cortesia lei. Se non hai guardato questa video lezione puoi recuperare cliccando su questo link che appare in alto. In questo secondo video del nostro percorso vedremo insieme l'imperativo di cortesia, una struttura linguistica che viene utilizzata in italiano per ordini, comandi, istruzioni, consigli, suggerimenti, gentili, cortesi nei confronti di persone a cui diamo del lei e non del tu. In questo video parlerò solo dell'imperativo di cortesia, non parlerò dell'imperativo normale, chiamiamolo così in italiano. Per recuperare questo argomento puoi andare sul mio canale YouTube Lingua Italiana Insieme, digitare imperativo e guardare le 3 lezioni dedicate a questo argomento. Sul mio sito learnilango.com troverai degli esercizi di grammatica legati a queste video lezioni. Il mese di maggio sul mio canale YouTube Lingua Italiana Insieme è dedicato al viaggio in Italia, perché maggio è il mese in cui iniziano i viaggi nel mio paese e quando viaggerai in Italia ti capiterà sicuramente di dover compiere queste azioni comunicative, cioè dare del lei, dare del tu, dare o ricevere consigli, dare o ricevere informazioni, dare o ricevere ordini, eccetera, eccetera. Ripeto, le azioni non si fanno solo con il corpo, ma si fanno anche con la lingua. Camminare è un'azione del corpo, chiedere è un'azione del linguaggio, della lingua. E quindi, bando alle ciance, vediamo subito come dare ordini, consigli, suggerimenti, istruzioni in italiano in modo gentile, con l'imperativo di cortesia. L'imperativo in italiano è un modo verbale, un modo che viene utilizzato per dare appunto ordini, comandi, consigli, suggerimenti, istruzioni ed è un modo verbale che utilizziamo solamente quando parliamo direttamente con qualcuno di fronte a noi, una singola persona, dunque un tu, o un gruppo di persone, dunque un voi. Infatti il modo imperativo, a differenza degli altri modi verbali, ha solamente 2 persone, la seconda singolare, tu mangia, e la seconda plurale, voi mangiate, perché ripeto, è una struttura linguistica che usiamo per interagire direttamente con qualcuno che è di fronte a noi, per dare a questo qualcuno ordini, comandi, consigli, istruzioni e suggerimenti. Come sappiamo, non sempre abbiamo di fronte la stessa persona. Cambia il contesto in cui interagiamo, cambia il tipo di relazione che abbiamo con questa persona, il tipo di intimità, cambia l'età della persona con cui comunichiamo. Quindi, in base a tutti questi fattori, quando svolgiamo queste azioni comunicative che richiedono l'imperativo, dobbiamo fare delle scelte precise. Quando alla persona con cui interagiamo diamo del tu, utilizziamo l'imperativo normale, che ripeto puoi studiare guardando le mie video lezioni sul mio canale YouTube. Gira a sinistra, passami quella bottiglia, leggi di più, condisci l'insalata prima di mangiarla. Vedi, a questa persona a cui sto dando questi ordini, comandi, consigli, suggerimenti e istruzioni do del tu. Dunque utilizzo l'imperativo normale. Se nei confronti di questa persona voglio essere un po' più gentile, in tutte queste frasi potrei aggiungere un per favore, quindi passami la bottiglia per favore, eccetera, eccetera. Quindi anche quando diamo del tu, se non vogliamo proprio essere scortesi, potremmo aggiungere queste piccole accortezze linguistiche. Come dico sempre, un per favore cambia la giornata. Ricordiamo che in italiano l'imperativo, il modo imperativo, suona molto diretto, molto brusco. Quindi dobbiamo sempre essere molto attenti e attente quando lo utilizziamo. Dobbiamo sempre valutare il contesto e la situazione. Quando diamo del tu possiamo utilizzarlo, ma anche in quel caso dobbiamo stare molto attenti, perché l'imperativo è davvero diretto, brusco, va bene? Quando invece alla persona con cui stiamo interagendo diamo del lei,
In quel caso non utilizziamo l'imperativo normale, ma utilizziamo quello che viene definito e chiamato imperativo di cortesia, cioè un imperativo di seconda persona singolare che si forma come il congiuntivo presente del verbo. Mi passi l'acqua, condisca l'insalata, legga più libri. Mi sto rivolgendo a una persona a cui do del lei, dunque lei legga di più, lei condisca l'insalata, lei mi passi la bottiglia d'acqua. Mi sto rivolgendo a una persona a cui do del lei e poiché do del lei a questa persona e dunque ho un rapporto più distaccato, più formale, di maggiore rispetto, meno intimo, invece che utilizzare l'imperativo normale, utilizzo l'imperativo di cortesia, che si forma, ripeto, come il congiuntivo presente di seconda persona singolare. 2 punti importanti. Nel primo video di questo percorso ho spiegato quando dare del tu in italiano e quando dare del lei, quindi mi raccomando, recupera questa lezione. In merito invece alla formazione del congiuntivo presente, puoi recuperare anche questo argomento guardando una mia vecchia video lezione che ho pubblicato un po' di tempo fa e che appare adesso nel link qui in alto. Immaginiamo dunque questo contesto comunicativo. Devo chiedere a una persona per strada le indicazioni per raggiungere il centro. Se questa persona mi dà del tu, mi dirà va a dritto, gira a destra, continua per 10 minuti, girati a sinistra e troverai la destinazione. Se invece questa persona mi dà del lei, le indicazioni verranno date in questo modo. Vada a dritto, giri a destra, continui per 10 minuti, si giri a sinistra e lei troverà la destinazione. Vedi la differenza? Quando si viaggia in Italia è molto più probabile ricevere ordini, istruzioni, consigli, suggerimenti che darli. Quando arrivi in albergo, la persona che ti accoglie ti dà delle istruzioni, dei consigli. Per strada le persone ti danno dei consigli e delle istruzioni, al ristorante, al bar, ovunque riceverai consigli, istruzioni, comandi, eccetera, eccetera. Capiteranno anche casi in cui dovrai darli, certamente, ma è molto più probabile riceverli. Quindi è molto importante conoscere queste strutture linguistiche per capire bene quello che ti viene detto e per capire dunque il tipo di interazione che devi instaurare con la persona di fronte a te, perché se la persona ti dà del tu capisci che questa persona vuole instaurare un rapporto informale e allora tu continui a parlare dando del tu, ma se questa persona ti dà del lei, lì capisci che devi instaurare con questa persona un rapporto più formale, allora anche tu quando rispondi devi dare del lei. Negli esercizi che ho creato per te legati a questa video lezione troverai dei contesti comunicativi diversi, formali e informali, e potrai fare pratica con l'imperativo normale e l'imperativo di cortesia per vedere nello specifico in quali contesti reali specifici in Italia potresti e dovresti utilizzare l'imperativo normale di cortesia. Quindi è un modo anche per fare pratica prima di partire, prima di viaggiare. E per quanto riguarda invece il plurale, ok? Perché abbiamo detto che utilizziamo l'imperativo per rivolgerci direttamente a qualcuno. E questo qualcuno può essere singolare, dunque tu, ma può essere anche plurale, dunque voi. Con l'imperativo normale utilizziamo la seconda persona plurale. Mangia tu, mangiate voi. Corri tu, correte voi. Dormi tu, dormite voi. Con l'imperativo di cortesia, per la seconda persona plurale, utilizziamo l'imperativo normale. Signori, andate a dritto. Signori, girate a sinistra. Signori, proseguite a dritto. In quel caso non usiamo proseguiate, giriate, quindi la forma del congiuntivo. No, utilizziamo la forma dell'imperativo, ma aggiungiamo ai nostri ordini, comandi, istruzioni, eccetera, eccetera, aggiungiamo delle piccole parole che creano una maggiore cortesia. Quindi, per esempio, signori o signore, già questo appellativo dà un senso di maggiore formalità
e quindi ammorbidisce la durezza dell'imperativo. Oppure utilizziamo il verbo dovere, altro elemento linguistico che ammorbidisce la durezza di un ordine, di un comando. Dovete continuare a dritto, dovete girare a sinistra, eccetera, eccetera. Anche il verbo dovere ammorbidisce molto, quindi con queste piccole accortezze linguistiche, anche se utilizziamo l'imperativo al plurale, possiamo suonare gentili e cortesi. Per quanto riguarda il negativo, l'imperativo normale, sappiamo che la seconda persona è non più infinito. Mangia, non mangiare. Mangiate, non mangiate. Per la seconda plurale invece è normale, aggiungiamo solo il non. Per quanto riguarda l'imperativo di cortesia, la forma negativa della seconda persona singolare è non vada, non dorma, non mangi, non esca, quindi non più congiuntivo presente. Per quanto riguarda invece la seconda plurale, è come l'imperativo normale. Non dormite, non uscite, non fate questa cosa. Anche in questo caso, per il plurale, per suonare più gentili, utilizziamo signori, signore, oppure utilizziamo strutture diverse. Dovere utilizzato al condizionale. Non dovreste uscire, non dovreste fare questo, non dovreste mangiare questa cosa. Questa è una struttura che al plurale suona molto più cortese. Quindi ecco spiegato brevemente l'imperativo di cortesia in italiano. Adesso corri a fare gli esercizi, metti in pratica tutto quello che abbiamo visto in situazioni concrete che io ho riportato all'interno degli esercizi. Noi ci sentiamo nel prossimo video di questo mese di maggio dedicato al viaggio. Grazie per il tuo ascolto e ci sentiamo alla prossima. Ciao!